sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Dopo questa piccola pausa estiva torniamo a parlare di colori, partendo proprio da uno dei primari, ovvero il magenta. Spesso lo si sottovaluta o lo si snobba per la sua vicinanza al rosa, colore non usatissimo nelle miniature, ma in realtà sta alla base di moltissime delle tonalità più usate, dal rosso ad alcuni incarnati. Su questo modello di Cobra Mod, di cui trovate il link in descrizione, andremo a vedere alcune semplici variazioni ottenute aggiungendo piccoli accenni di altri colori basici per ottenere una moltitudine di tonalità diverse. Alla fine vedremo anche qualche piccolo suggerimento su come ottenere il meglio dalla versione fluo, quindi se non volete perderveli rimanete fino alla fine. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Come detto, il magenta è un colore primario, da cui otteniamo anche il rosso, che spesso viene scambiato per colore primario dato che lo è nel sistema RGB degli schermi. Essendo monopigmento potrebbe risultare difficile coprire direttamente i colori più scuri, quindi è bene usarlo su primer grigi o comunque di colore intermedio. Per questa prima variante lo uniremo a giallo, rendendolo quindi più rossastro, e a bianco, via via sempre in parti maggiori, per schiarirlo e creare una sorta di scala cromatica di color pesca. Se a questa scala aggiungessimo una punta di nero o di blu, come visto in altri video, otterremmo in un attimo un colore incarnato caucasico. Ma partiamo quindi colorando il becco di questo strano animale utilizzando il colore più scuro tra quelli creati. Potremmo anche aver bisogno di fare una seconda passata, se necessario, da fare sempre rigorosamente a colore sottostante asciutto. Lo usiamo anche per la coda, così da equilibrare la figura e creare un punto dello stesso colore sia nella metà superiore che inferiore. Passiamo quindi alla tonalità intermedia, con la quale evidenziamo alcune aree più voluminose del becco. Per la coda lo stendiamo creando una sorta di texture fatta di trattini verticali che enfatizzano ulteriormente l'irregolarità della superficie. Infine, con quello più chiaro, creiamo un'ultima leggera texture sia sul becco che sulla coda e abbiamo quindi una prima variante rosata, ma non vuota né fredda. In questa seconda variante inseriamo il nero per creare una versione più scura che parzialmente perde la sua carica cromatica da utilizzare nelle ombre. Ma prima creiamo una base piena e coprente di magenta puro. Come detto, probabilmente serviranno due passate, che possiamo decidere di fare adesso oppure di intensificarlo dopo con le successive pennellate colorate. Utilizziamo quindi il colore scuro creato per scurire le zone di ombra, in questo caso simulando l'effetto del piumaggio con trattini verticali e che seguono l'andamento delle forme. Un'alternativa più vivace a questo mix sarebbe stato il viola, ma questa scelta è più coerente a livello cromatico. Mentre asciuga, creiamo quindi le tonalità più chiare, inserendo bianco in un paio di step più chiari. Creiamo quindi la texture del piumaggio anche nella parte rivolta verso l'alto e in generale in quelle zone più voluminose. Oltre a quello possiamo ravvivare il resto con il magenta, magari per creare meno stacco tra le ombre e il corpo centrale e in generale per rendere il tutto più bilanciato passando da una tonalità all'altra. Se vogliamo sfruttare questa scala di chiaro-scuro che abbiamo creato, ma rendere il tutto più intenso a livello cromatico, possiamo semplicemente andare ad alleggerire il magenta e renderlo una velatura leggera. A questo punto passarlo poi sopra l'intera superficie e ottenere così un piumaggio più armonioso e colorato. Per la terza variante puntiamo ad una via di mezzo a livello cromatico tra le precedenti, ma molto più chiara. Per questo uniamo al magenta il bianco e una parte piccolissima di giallo, molta meno rispetto al bianco, come se stessimo schiarendo il magenta con una sorta di avorio. Lo schiariamo mantenendo sempre questa proporzione e otteniamo quindi diversi step via via più chiari.
Creiamo la base su tutto il collo piena e coprente. Con la punta sottile di un pennello inseriamo i volumi con il colore intermedio, senza aver paura di inserirli anche in modo netto. La parte alta del modello, quella vicino al viso, deve sempre essere il focus e per questo possiamo spingerci senza paura con le luci e i contrasti per attirare subito lo sguardo dello spettatore. Per valorizzare e rendere meno banale il collo, creiamo tutta una texture fatta di piccole linee che si sovrappongono in diversi punti del collo e visivamente lo rendono meno plasticoso. Con il colore più chiaro restringiamo le zone di luce sulla testa e inseriamo altre linee sul collo, questa volta più sottili e separate tra loro. Concludiamo il tutto con alcune linee e punti praticamente bianchi per dare maggiore lucentezza a questa parte. Per questa quarta variante ci avvaliamo dell'aiuto di un altro primario, ovvero il blu. Lo uniamo al magenta e a una punta di nero per creare una sorta di viola spento e leggermente ingrigito. Il colore ottenuto lo schiariamo poi con il bianco per ottenerne almeno altre 2 tonalità. Stendiamo quindi quello più scuro come colore di base delle zampe, che oltre ad essere una parte più soggetta ad usura e quindi di un materiale probabilmente più coriaceo, è anche nella metà inferiore del modello, quindi è bene che sia più scuro. Con il colore più chiaro, le nostre tante amate semplici texture a pennello, andiamo ad arricchire la superficie e a mettere in evidenza le forme già presenti, ma senza esagerare. Se poi vogliamo renderlo più organico e naturale e collegarlo in modo più coerente al corpo magenta, possiamo semplicemente utilizzare una velatura per colorare di più l'attaccatura. Ma ora finalmente è arrivato il momento del magenta fluo. Se siete arrivati a questo punto fatemi sapere qui sotto nei commenti se a voi piacciono i colori fluo e se vi piacerebbe un video dedicato. La prima cosa a cui dobbiamo fare caso è come scende il colore. Se quando lo mettiamo sulla wet palette lo vediamo separato, con medium e pigmento separati, capiamo che lo dobbiamo agitare di più. Infatti, anche se lo mischiamo con il pennello sulla wet palette, non otteniamo comunque la stessa consistenza del colore ben miscelato, come possiamo vedere qui. Se anche con la consistenza giusta lo stendiamo subito sul modello, magari su una base grigia, non otteniamo sicuramente un buon risultato. Questo perché non sono colori coprenti e servono piccoli accorgimenti per sfruttarli al meglio. Il mio consiglio è quindi quello di unirlo al magenta per creare un mix chiaro e brillante, come vediamo confrontandolo con il corpo, già molto più acceso del solo magenta. Una volta fatto, creiamo un mix di bianco e colore fluo per farne una variante molto chiara e poi creiamo, se vogliamo, una sorta di sfumatura per unire meglio le 2 parti. A questo punto non ci resta che utilizzare il colore fluo puro da stendere interamente sopra la cresta per ottenere un risultato brillante, luminoso e ben steso, proprio perché abbiamo prima creato una base adatta ad esaltarlo e non a svilirlo. E con questo si conclude anche il video di oggi dedicato al magenta su questo bizzarro animale. Vi ricordo come sempre di dare un'occhiata alla descrizione per trovare tanti link utili, tra cui quello per questo modello e altri prodotti consigliati. Io come sempre spero che anche queste idee vi possano essere utili per le vostre miniature, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.